Salve e benvenuti alla piana di Astreg. Io sono Jack Sunslight e in questo video parleremo dei poteri Atomic. Ma prima, sigla! La prima volta che i poteri Atomic appaiono è con i Gormiti della seconda serie, durante la saga del Grande Inganno. Furono ottenuti prima dal popolo del vulcano, poi da quello dell'aria, della terra, del mare e infine della foresta. Si ripresenteranno nuovamente nelle serie Mythos e Final Evolution, ma ne parleremo più avanti. Ci sono vari modi per ottenerli. Attraverso degli oggetti, con il raggiungimento di un luogo, forniti da qualcun altro o qualcos'altro, oppure possono essere trovati in se stessi con la meditazione. Vengono conferiti prima al Signore della Natura che poi li ricondivide al suo popolo. I poteri di cui siamo certi dell'esistenza sono la combustione lavica, la magica leggerezza, il vigore muscoriano, la profonda bioluminescenza e l'antico mimetismo. Ogni gormita che li ottiene riceve un aumento di energia generale e in base al popolo di appartenenza, e quindi al tipo di potere Atomic, si ottengono caratteristiche differenti. Il popolo del vulcano, e quindi anche della lava e del magma, ottengono la combustione lavica per la prima volta direttamente da Magor. Questo potere rende il corpo del gormita completamente rosso e semitrasparente, e gli permette di trarre l'energia infinita della lava, quindi di caricarsi di energia se immerso in essa. Questo comporta uno schiarimento del colore della pelle, e inoltre potenzia le abilità mentali e fisiche del gormita, potenza, magia o psicopotere, in base a quale serve di più. Il popolo dell'aria ottiene per la prima volta, attraverso il tradimento di Helios, direttamente da Magor, la magica leggerezza, che rende alcune parti del corpo del gormita fatte di aria pura, e quindi trasparenti, e ciò concede al gormita di volare molto più velocemente, dato che la sua massa si è ridotta drasticamente. Inoltre viene aumentata anche l'abilità magica in maniera drastica. Il popolo della Terra, attraverso le gemme di Mascor, trovabili nella caverna di Roskamar e protette da Roskalion, si potenzia con il vigore muscoriano, che rende il corpo del gormita di un colore tendente al nero, tranne alcuni punti, tipicamente quelli più cristallizzati, caratterizzati ora da un colore giallo fluo, capace di illuminarsi al buio. I gormiti che lo ottengono aumentano la propria forza e difesa di molto, con un'aggiunta ad un'altra abilità propria del gormita. Il popolo del mare ha la profonda bioluminescenza come power-up, e può essere ottenuto raggiungendo la fossa degli spiriti, luogo difeso da Tentacion. Ciò permette loro di potenziarsi in acqua, acquisendo quindi un colorito più bluastro. Inoltre alcune parti si coronano di un arancione acceso capace di illuminarsi a volontà. Suppongo che se non ne parli nella carta comunque questa abilità è presente e non viene mai utilizzata. Ogni gormita con questo potere riceve una diminuzione su molte delle statistiche per migliorarne una nello specifico in maniera esagerata, aumentando quindi l'efficienza del gormita. Infine, il popolo della foresta ha l'antico mimetismo, l'abilità di rendersi invisibili, principalmente nel proprio elemento, e quindi ciò aumenta il mimetismo alle stelle, più una caratteristica propria del gormita. Le battle cards non sono molto d'aiuto in questa situazione, dato che il semplice fatto che il mimetismo non viene aumentato in tutti i gormiti rende questi punteggi non abbastanza affidabili. La prima volta in cui appare, questo potere non viene ottenuto. Anzi, ci viene detto che è sempre stato all'interno di Barbataus, che poi lo passa al resto del suo popolo. I metodi elencati finora vengono usati solo una volta dai gormiti della seconda serie. In Final Evolution, l'occhio della vita si divide in 5 parti, una per ogni popolo elementale, e ciascuna parte si dirige verso il proprio signore Nergeia, così da donargli poteri Atomic attraverso l'energia Neutron. Questa versione però la si può considerare un potenziamento più diretto, perché fornita direttamente dagli occhi della vita. Infatti nelle carte si può vedere un miglioramento di 4 punti anziché 2, ma può anche essere che i poteri Atomic fungono da modificatore e che quindi l'aumento dipenda dall'energia iniziale del gormita. Terminiamo quindi con i poteri Mythos, argomento particolare, dato che viene detto che comprendono i poteri Atomic, ad esempio l'antico Torg Mythos dice di avere il vigore muscoriano,
ma sono una sorta di versione migliorata. Il vecchio saggio e il sommo luminescente, concentrando le loro spiritualità nella regione della luce bianca, permisero a quest'ultimo il potere Mythos, che fu quindi conferito agli altri signori del bene, mentre Magor diede i poteri Mythos ad Obscurio, utilizzando la magia Mythos, e poi fu conferito agli altri signori del male. Date queste informazioni, vi voglio dare la mia opinione sulla vera origine dei poteri Atomic e Mythos. I poteri Atomic sono solo nomi dati alle specifiche mutazioni di ciascun popolo dovuto all'assorbimento di un grande quantitativo di energia. Ciò spiegherebbe le più fonti dei poteri Atomic. Quindi se Helios fosse andato nella fossa degli spiriti avrebbe ottenuto la magica leggerezza? Secondo questa teoria, sì. E i poteri Mythos? Qua la questione si complica un pochino. Dato che non ho delle carte di riferimento su cui basarmi per definire effettivamente quali statistiche vengano migliorate, andrò ad ipotesi. L'influenza del sommo luminescente sui gormiti del bene consiste nell'ottenimento di un'armatura metallizzata che garantisce ai gormiti Mythos del bene un aumento della difesa, mentre coloro che hanno ricevuto l'influenza da parte di Obscurio ora hanno parti del corpo che si illuminano al buio, o almeno questo nella figure. Infatti ci viene detto che nelle carte che si illuminano quando si caricano di energia. Dato che questa capacità di illuminarsi non ha un'effettiva influenza sulle statistiche di un gormita, se non la diminuzione del mimetismo, suggerisco che il bonus principale sia un aumento dello psicopotere o della magia, oppure di entrambe. Questo è intuibile dal fatto che nelle carte ci viene detto che il psicopotere o la magia del gormita aumenta di molto, e del fatto che molti gormiti del male della serie Mythos non sono basati sulla forza fisica. A mio parere, i poteri Mythos del sommo luminescente e di Obscurio sono molto simili ad una sorta di poteri Atomic della luce e delle tenebre, che vedendo passati ai loro compagni si manifestano sì i poteri Atomic, data la massiccia quantità di energia che gli viene fornita, ma con una piccola influenza da parte del Signore della Luce o delle Tenebre. Ed è così che i Signori del Bene ottengono un'armatura metallizzata e quelli del male l'abilità di illuminarsi al buio, più un leggero cambiamento di palette. Ciò spiegherebbe perché, all'occorrenza di una grande quantità di energia oltridimensionale che rischia di distruggere il pianeta, il vecchio saggio chiede al sommo luminescente di ottenere nuovi poteri. Questi poteri, infatti, oltre ad aumentare la potenza del Signore della Luce, concedono di unire le sue energie con dei poteri provenienti da questa stessa dimensione e quindi di stabilizzarsi ed evitare che l'isola di Gorm venga distrutta. Ma hey, questa è solo una teoria, una gormitica teoria. Ditemi nei commenti se questi ragionamenti secondo voi hanno abbastanza senso o se avete qualcosa di poco chiaro, che cercherò di rispondervi in maniera esaustiva. Se avete altre teorie o questioni di Gorm che non avete molto chiare o che vorreste vedere un approfondimento, ditemelo pure anche nei commenti, che magari può darmi ispirazione per un altro video. E niente, come al solito mettete like, condividete, commentate come vi pare, fate come vi pare, tanto grazie per aver visto il video e ciao.